Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over. Roger, the EVA is... Prima di iniziare il video vogliamo dedicare qualche minuto alla presentazione di un prodotto lanciato sul mercato italiano qualche giorno fa. È una miscela di un gas e di un solido, pertanto simile a un gel, ove il liquido sia sostituito da un gas. Il risultato è una schiuma solida dalle molte proprietà particolari, la più importante delle quali è l'efficacia nell'isolare. È soprannominato fumo ghiacciato, fumo solido o fumo blu per la sua trasparenza. La NASA ha utilizzato l'aerogel anche per l'isolamento termico del Mars Exploration Rover e delle tute spaziali. Il basso valore di densità ne rende vantaggiosi l'utilizzo in missioni spaziali. Vi vogliamo presentare una trapunta morbidissima composta da aerogel. Isola efficacemente la bassa temperatura esterna per prevenire la perdita di calore corporeo. Il suo isolamento termico non sbiadisce anche se lo lavi 100 volte. Inoltre, 1 mm di aerogel equivale a 40 mm di cotone o piumino, ma rimane più leggero. Non è un materiale in fibra, quindi è facile da pulire, non genera batteri e non produrrà odore. Può resistere a basse temperature, fino ai meno 40. Più ecologico, più comodo da lavare e più resistente del piumino naturale. Ma soprattutto è eco-friendly, perché il biopile DuPont Sorona è in parte derivato dalla fibra vegetale che può essere naturalmente degradata, riducendo il consumo di risorse non rinnovabili. Ora voglio parlarvi del sacco a pelo che ci ha mandato la Big Glue. Ha un'eccellente durata, nylon ultra fine, la sua resistenza all'abrasione è la migliore tra tutti i tessuti. Ha anche una resistenza allo strappo e un'eccellente durata. Il nylon ha buone proprietà traspiranti e assorbenti per l'umidità. Ha un design a mummia. Questo vuol dire che il sacco a pelo si adatta maggiormente alle curve del corpo. L'area dei piedi è a compartimento quadrato, che offre più spazio per muoversi rispetto ai tradizionali sacco a pelo. La cerniera ha doppia estremità, quindi si può aprire sia internamente che esternamente. Ovviamente è impermeabile, questo vuol dire che è anche antipolvere e antimacchia. Questa volta mi sono trovata da sola a provarlo perché appunto ci hanno inviato un sacco a pelo e quindi mi sono offerta volontaria per testarlo. Come l'ho testato? Ho dormito in questa casettina, la nostra casettina in campagna, e non mi sono accesa il fuoco, e la temperatura fuori era di meno 6 gradi. Posso dire che è stato davvero efficiente, nel senso che non ho sofferto il freddo, cioè è un sacco a pelo che
effettivamente fa quello che dice, perché per esempio Sebastiano da poco, quando è andato in Germania a ritirare i zinzi, aveva acquistato un sacco a pelo per temperature dicevano fino a -20, quando in realtà già con -5 gradi stava avendo molto freddo, e quindi è stato costretto o ad andare a dormire da altre parti o a dormire col giubbotto, a coprirsi con altre cose, acquistare altre coperte. Invece questo fa quello che dice di fare. Sicuramente lo consigliamo come prodotto, quindi se avete intenzione di comprare un sacco a pelo per spedizioni o amate la montagna, i posti freddi, fare dei bivacchi, è straconsigliato. Potete acquistare questo prodotto, che tra l'altro è stato lanciato da pochissimo sul mercato, tramite nel link che vi metteremo in descrizione, ovviamente. Vogliamo ringraziare la Biglu per aver sponsorizzato questo video e vi invitiamo a dare uno sguardo al link, perché i loro prodotti sono davvero eccezionali. Noi stiamo già utilizzando la trapunta e siamo davvero contenti. Ora però torniamo ai lavori su Zinzi. Andiamo a vedere da dentro come risulta. Oggi felpa Raku Style con stile. Adesso andiamo a vedere com'è dentro. Bellissimo! Ma stai scherzando, è troppo bello! Saluta! Tutto impolverato, Sebi. E un'altra cosa, noi pensavamo che non fosse abbastanza luminoso perché abbiamo messo solo 3 finestre, invece forse è il camper più luminoso che abbiamo mai avuto, vero? Bellissimo. E voilà! Niente, il primo colpo. Bella? Praticamente sarà così la parte esterna, molto bella. L'apertura ce l'abbiamo, ma non abbiamo la porta. Avremmo dovuto montare la porta ieri, ma alla fine non ce l'abbiamo fatta. E quindi stamattina in teoria dovremmo aprire montare la porta. Ieri sera invece mi sono messo a collegare i cavi per capire se avevo fatto tutto giusto, e quindi ho momentaneamente le luci dentro il camion, i faretti ce li ho dietro di me, poi adesso li ho collegati con una prolunga e almeno posso accendere e spegnere le luci e lavorare di sera. E poi intanto oggi dovrò andare a recuperare altro materiale per finire l'impianto elettrico. Fondamentalmente mi serve solo il salvavita e quindi niente, montato il salvavita, ho l'impianto elettrico finito. Però per adesso non è ancora arrivata la madre di questo impianto elettrico, quindi continuerò a tenere una prolunga per poter lavorare anche quando c'è buio. E poi siamo a buon punto, siamo veramente a buon punto, dai. È arrivata anche la doccia, il piatto doccia, quindi oggi andrò a prendere appunto altro materiale per finire anche il piatto doccia, per finire la doccia in generale. E abbiamo scelto alla fine un piatto doccia in acciaio, perché quello che avevamo acquistato all'inizio, che poi nel video avevamo detto è una delle prime cose che monteremo, e invece alla fine non l'abbiamo montato perché era in teoria in misto resina e ci siamo resi conto che era troppo fragile, quindi abbiamo deciso di non montarlo e comprare un altro piatto doccia in acciaio. E quindi adesso abbiamo un piatto doccia in acciaio, siamo sicuri che con le vibrazioni non succede niente. Eccolo qua il nostro piatto doccia Zopas. Questo deve essere antico, ma proprio antico nel senso, cioè realmente degli anni 80, perché si vede anche dall'etichetta. Sono le cose migliori alla fine.
Quindi questo sarà da montare, color champagne, alla fine è lo stesso colore più o meno che abbiamo nelle pareti. È l'unico che abbiamo trovato in acciaio, quindi ce lo facciamo andare bene. Poi top cucina che manca per montare poi il lavello, il gas, induzione, i fuochi, l'induzione. Monteremo sia l'induzione che il gas. E poi qua ci va il frigo che non è ancora arrivato. L'impianto elettrico in questa parte è finito, devo solo collegare qui esternamente, quando metterò il pannello, una presa. Sto aspettando a chiudere perché qua andrà il miscelatore per la doccia che è dall'altro lato. Poi ieri ho montato qui il pannello di controllo della 12 volt, lo stesso che avevamo, e gli interruttori momentanei per la luce, almeno posso avere la luce per lavorare. È arrivata adesso la porta, finita, montata con il telaio. Adesso finalmente monteremo la porta alle mie spalle e poi questo fatto è finito, almeno questo lavoro finestre e porte. Ci saranno da fare un po' di dettagli, però il grosso è fatto. Ce l'ho sulla macchina. Ora Mauro è andato a prendere la guarnizione perché si era dimenticato di mettere la guarnizione. Mettiamo la guarnizione e montiamo la porta. Cosa è successo ieri a Cagliari? Cosa è successo? Che i pannelli della doccia che avremmo dovuto prendere Sono aumentati di un bel po'. il doppio. Del doppio. E quindi cambiamo. Circa un mese fa siamo andati a Cagliari in questo negozio per acquistare un po' di materiale per la camperizzazione e abbiamo trovato questi pannelli neri che sarebbero perfetti sono perfetti per la doccia, perché sono di materiale plasticoso, leggero, però allo stesso tempo bello robusto. E comunque fatto sta che il pannello l'abbiamo comprato a 20 euro un pannello e abbiamo detto, siccome non avevamo troppo spazio per prendere più di un pannello, abbiamo detto ne prendiamo uno, poi quando ritorniamo a Cagliari prenderemo gli altri due per fare le pareti della doccia. Ieri siamo andati a Cagliari per prendere il frigo e altre cosettine e il pannello che fino a qualche settimana fa l'abbiamo pagato 20 euro era a 40 euro, cioè ha aumentato del doppio e infatti non l'abbiamo preso perché alla fine era conveniente il tipo del materiale a quel prezzo lì, però non si vale insomma 40 euro il pannello, 20 euro sì ma 40 euro no, quindi abbiamo deciso di fare una parete nera. Mentre gli altri due paretti abbiamo in mente un altro materiale che non appena lo compreremo e lo monteremo ve lo faremo vedere. L'hai visto? Guarda che precisione. Abbiamo creato lo spazio per la doccia e per renderlo ancora più impermeabile lo rivestiremo con del PVC rialzato, in modo da garantire una tenuta isolante dal resto del pavimento. Il giorno dopo ci siamo svegliati così. Vedere Zinzi sotto la neve mi ha emozionata. È la realizzazione di un sogno che si sta avverando anche grazie a voi. Infatti ci teniamo a ringraziare tutte quelle persone che stanno credendo in noi e nei nostri progetti. Grazie di cuore. Oggi fuori è nevicato e noi siamo dentro con lo scaldino. Sta benissimo. Possiamo dire che il test isolamento interno-esterno è... Sì, esatto, sono ben isolanti. Però, lungo il percorso, abbiamo scoperto che per l'omologazione il vetro delle finestre deve avere un codice particolare. In poche parole, devono essere vetri stradali. Non basta che siano certificati. Se non hanno il seguente codice, l'omologazione non passa. La corolla anche sulla neve
posizionare la Corolla. Stiamo andando a vedere se riusciamo a trovare un materiale adatto per la doccia isolante. Abbiamo un'idea, però bisogna vedere se ce l'hanno a disposizione. Qua, con il V. Preso? È Sei andata benissimo anche, no? andata molto bene, sì, sono perfette. Vanno proprio bene quelle. Andy, sei contenta? Sei tutta bagnata, amore. Sei tutta Quindi non bagnata. dovevi respirare. È appannato tutto. Ma guarda con l'aria condizionata come si sparna. Ciao, sono Ondina, sono una cagnolina tutta bagnata. No, 2 secondi si sparna, guarda. Secondo voi, che materiale useremo per la doccia? Vi diamo un indizio, è qualcosa totalmente fuori dal comune. Sbizzarritevi nei commenti ed intanto vi auguriamo un buon inizio settimana e ci diamo l'appuntamento a domenica prossima alle ore 19.